Vuoi alcuni consigli per la tua prossima vacanza in Italia? Beh, allora guarda questo video. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi voglio consigliarti 5 posti nascosti in Italia che dovresti considerare per la tua prossima vacanza. Questi posti sono abbastanza conosciuti dagli italiani, però non sono così visitati dai turisti stranieri. Beh, sicuramente è molto bello vedere Roma, Firenze, Venezia, però in Italia ci sono tantissimi altri posti piccoli davvero magnifici. Però, dato che stiamo parlando di vacanze, prima di iniziare con il video di oggi, voglio consigliarti il mio nuovo libro Vacanze italiane, una raccolta di 3 storie brevi sulle vacanze in Italia. Leggerai 3 bellissime storie. La prima si chiama Tre giovani in Salento e parla di 3 ragazzi che hanno appena finito la scuola superiore che vanno in vacanza in Salento, in Puglia. Poi leggerai Vacanze in montagna, una storia bellissima di una mamma e un figlio che sono in vacanza tra le montagne in Italia. E per finire leggerai la mia preferita, Ritorno a Firenze, la storia di una coppia anziana americana che finalmente torna a Firenze, il luogo dove si sono conosciuti. Insomma, le 3 storie sono bellissime e ogni storia ha anche un audio, quindi puoi ascoltare le storie e poi troverai anche tanti esercizi e attività per verificare le tue conoscenze e la tua comprensione. Ti piaceranno tantissimo e puoi scaricare le storie cliccando sul link qui sotto in descrizione. Benissimo, adesso iniziamo con il video di oggi e parliamo della prima città nascosta, Matera. Questa piccola città si trova al sud, in Basilicata. Questa regione non è molto conosciuta all'estero, però posso assicurarvi che è bellissima e anche abbastanza vicina alla Puglia, dove abito io. Matera viene chiamata la città dei sassi proprio perché è una città scavata nei sassi. Ovviamente questa è una caratteristica unica al mondo che rappresenta un modo di vivere, di costruire anche di abitazioni estremamente particolare. Proprio per questo Matera è stata dichiarata patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. A Matera puoi perderti tra i sassi, i suoi vicoletti, ma puoi anche ammirare le viste mozzafiato, anche perché Matera è un po' in alto, non è proprio in pianura. Da visitare sicuramente è la cripta del peccato originale, con i suoi affreschi rupestri che sono datati tra l'VIII e il IX secolo. Ovviamente anche il cibo a Matera è delizioso e devi assolutamente provare i peperoni cruschi, che sono praticamente dei peperoni lasciati ad essiccare e poi leggermente fritti, sono buonissimi. E poi devi provare anche il pane di Matera, che anche semplicemente con un po' d'olio sopra è buonissimo. Adesso passiamo alla seconda città di oggi e voglio portarvi nella mia Puglia e andiamo ad Alberobello. Sono stato diverse volte ad Alberobello, soprattutto quando ero piccolo, perché non è molto distante da dove abito, forse circa un'oretta e mezzo di macchina da qui, ed è una meta molto popolare per le scuole. Infatti sono spesso andato in gita scolastica ad Alberobello. Alberobello ovviamente è molto famosa per i suoi trulli, che sono queste costruzioni, queste abitazioni con un tetto a forma conica. Pensate che ci sono più di 1500 trulli e a partire dal 1996 l'UNESCO ha dichiarato Alberobello patrimonio dell'umanità. Però la storia dietro i trulli è davvero molto interessante e direi che anche divertente, perché i trulli non sono altro che una costruzione fatta per evadere le tasse, quindi per evitare di pagare le tasse. Ora ti spiego meglio la storia. Dobbiamo tornare al 1300, quando la Puglia era sotto il dominio del Regno di Napoli e la legislazione del Regno di Napoli prevedeva che per ogni nuovo villaggio nel regno si doveva pagare una tassa, un tributo. Qual è il discorso però? Che le persone che abitavano qui non volevano pagare le tasse. Di conseguenza hanno costruito i trulli, che sono una struttura molto facilmente demolibile.
quindi praticamente si potevano smontare. Quindi nel caso in cui ci fosse stata un'ispezione, beh, avrebbero potuto facilmente smontare, demolire i trulli per non pagare le tasse e poi costruirli nuovamente. È incredibile, no? Ma che cosa si può fare ad Alberobello? Beh, la cosa più bella secondo me è proprio perdersi tra le stradine di Alberobello, i trulli, i colori, è bellissimo. Però puoi visitare anche dei trulli in particolare. Per esempio c'è il Trullo Sovrano, che è il trullo più grande di Alberobello ed è l'unico trullo a 2 piani, che adesso è un museo. Oppure puoi anche visitare i trulli siamesi, che sono praticamente 2 trulli fusi insieme, e la storia è molto interessante. È praticamente la storia di amore e odio tra 2 fratelli che si innamorano della stessa ragazza. Non vi racconto di più, magari se andate ad Alberobello potete scoprire da soli questa storia. Ovviamente se andate ad Alberobello potete anche pernottare proprio all'interno di un trullo, però attenzione all'estate perché potrebbe far caldo. Ovviamente anche il cibo ad Alberobello è delizioso e vi consiglio di provare le orecchiette con le cime di rapa, che sono un piatto tipico della Puglia, e anche le bombette, che sono degli involtini di maiale ripieni con formaggio e aromi. E ora passiamo in un posto di mare e andiamo a Cefalù, in Sicilia. Cefalù è un paesino di mare che si trova sulla costa nord siciliana. Come molti altri posti in Sicilia, anche la città di Cefalù è stata fondata dai greci, ecco perché questo nome. In origine i greci hanno chiamato questa città Kefaloidion, che significa testa. Questo perché la rocca, che sarebbe il promontorio che sovrasta la città, ha proprio la forma di una testa. È sicuramente un posto magnifico e le spiagge sono bellissime, ma sicuramente oltre alle spiagge, il mare e la natura vale anche la pena visitare il centro storico con la sua cattedrale in stile normanno, che è bellissima sia fuori che dentro. Per quanto riguarda il cibo, sicuramente puoi mangiare tantissimo pesce a Cefalù come in tutta la Sicilia, ma devi anche provare un piatto molto tradizionale, la pasta a Taianu. Taianu è un termine siciliano che, da quello che ho capito, significa tegame, quindi pasta a tegame, perché viene cucinata in un tegame, una pentola di terracotta particolare, appunto questo Taianu. Sarebbe di base una pasta al pomodoro con carne di manzo e agnello, melanzane e pecorino. Ma questa pasta è così importante a Cefalù che addirittura c'è la sagra della pasta a Taianu, che di solito si tiene ad agosto. Ora rimaniamo in un posto con l'acqua, ma non più acqua di mare, ma acqua di lago, e andiamo a Malcesine, sul lago di Garda. Qui proprio siamo all'estremo nord e sono stato in questo posto a Malcesine con Gaia in vacanza un po' di tempo fa. Malcesine è una cittadina che si trova sul lago di Garda, sulla sponda veneta, infatti è in provincia di Verona. Io sento molto spesso i turisti visitare il lago di Garda e visitare Sirmione, Limone. Non sento molto spesso Malcesine. Beh, se siete stati a Limone, Malcesine è proprio dalla parte opposta. E vi devo dire la verità, mi è piaciuta di più Malcesine. L'ho trovata un po' più autentica, Limone mi è sembrata molto turistica. E poi il castello Scaligero di Malcesine è bellissimo e se salite proprio sulla torre potete davvero osservare, ammirare una vista magnifica del lago, davvero fantastico. Vi potete rilassare, passeggiare un po' e mangiare del buon cibo, ve la consiglio. E per finire vorrei consigliarvi un posto dove personalmente io non sono mai stato, però dove mi piacerebbe molto andare: Castel Gandolfo. Castel Gandolfo è questa città pittoresca che si trova nel Lazio sul lago Albano. È così famosa perché c'è la residenza estiva del Papa, che in realtà si può anche visitare, però vi consiglio di prenotare, almeno questo è quello che ho letto. Ecco perché viene anche chiamata la città del Papa. Ci sono delle viste bellissime sul lago ed è un posto davvero molto rilassante. Chissà, spero di andarci presto. Benissimo, allora
ora cosa ne pensate di questi posti? Ci sono alcuni posti che avete già visitato o che vorreste visitare? Scrivilo qui sotto nei commenti. Noi per il video di oggi abbiamo finito e se ti è piaciuto e ti ho dato dei consigli utili, non dimenticare di mettere un bel mi piace, questo mi aiuta tantissimo, e iscriviti anche al canale e attiva la campanellina, così non perderai i miei video futuri. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!